Benvenuti e bentornati. Voglio innanzitutto iniziare il video ringraziando tutte le persone che hanno iniziato a seguirmi, tutte le persone che hanno commentato, hanno messo un like e hanno ricondiviso i miei video, perché per me è importantissimo, mi aiuta veramente tantissimo a crescere, quindi mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like o un semplice commento. E poi voglio ringraziare la persona che nello scorso video mi ha aiutato nel affrontare quel momento difficile di forti pensieri grazie al suo consiglio sul come fare la meditazione e ripetere il mantra dell'Om, ed effettivamente ha aiutato. Ci è voluto un pochino, però come tutte le cose serve allenamento, però effettivamente il suo consiglio è stato veramente molto utile. Questa settimana è andata, diciamo, molto meglio. Sono stata molto più positiva, molto più proattiva ed infatti anche durante la corsa non c'è stato bisogno di ripetere il mantra che vi avevo raccontato nel precedente episodio, perché la mente era tendenzialmente anche più stanca, forse sarà stato il caldo, non lo so. Comunque continuo e vedo sempre, testo continuamente, perché comunque porto avanti la corsa che comunque mi aiuta seriamente a scaricare tutta l'energia che accumulo, e questo evita che a me possa tornare la paresi dovuta al burnout. Questa settimana sono successe due cose importanti. La prima è stato che sicuramente ho iniziato a comprendere meglio cosa c'è di nascosto dietro la rabbia. Come vi ho sempre raccontato nei miei numerosissimi video sulla rabbia, è l'emozione per me più importante, più impattante, sia contro me stessa ma anche con l'esterno. E quindi con l'aiuto dello psicologo mi ha chiesto di fermarmi e osservare cosa nasconde veramente la rabbia, quali sono le emozioni che cela e che per me forse sono troppo come uno tsunami, quindi mi coinvolgono veramente troppo. Non so se voi siete come me, che provate tantissima rabbia al punto da utilizzarla per qualsiasi contesto, qualsiasi situazione, e come avete imparato a gestirla, se avete imparato a gestirla, perché io vedo che su di me è veramente difficilissimo. Mandarla giù mi crea ulteriore energia che mi va a finire sulla tensione muscolare e quindi di conseguenza appunto la paresi, e quindi lo sfogo è sicuramente andare a correre, così come altri sport. Come ho scoperto in pratica cosa nascondeva la rabbia? Domenica è successo un episodio per cui cercavo di fare la cosa più giusta, avevamo una cena e ho contattato un'amica mia per dirle che due persone non sarebbero venute causa dei problemi abbastanza importanti. Pensando di fare la cosa più giusta, io gliel'ho detto. Questa persona a cui ho mandato il messaggio si è arrabbiata perché ha detto c'è un gruppo in cui ci siamo tutti quanti, potevano benissimo scriverlo lì piuttosto che mandare il messaggio in privato. Al che, vedendo la situazione delicata e per una volta volevo cercare di non schierarmi, gli ho semplicemente detto: guarda, io penso che non l'abbiano fatta apposta, credo che la situazione che devono affrontare li ha portati a dimenticarsi del fatto che la sera stessa ci sarebbe stata questa cena. E questa persona mi ha risposto: sì, ho sbagliato io a dirtelo. E quindi io lì per lì non nego che ho pensato che si fosse arrabbiata nei miei confronti. In più ero sotto lo scoppio del sole, stavo faticando tantissimo, non stavo correndo, stavo facendo tutt'altro, però era quei giorni di caldo veramente che arrivavano a 40 e passa gradi e non tirava un filo di vento, quindi ho semplicemente risposto ok, perché ero convinta che questa persona fosse arrabbiata con me. E proprio per questo tipo di risposta che lei mi ha dato si è scatenata dentro di me una rabbia assurda. Tant'è che questa rabbia era talmente forte che mentre ero sotto lo scoppio del sole a faticare tantissimo, ho iniziato ad avere un'energia immensa per cui sono riuscita a spostare delle cose che in una situazione normale non ci sarei mai riuscita fisicamente. E quindi anche questo è stato un attimo di eureka, nel senso, il mio psicologo sono ormai qualche mese che mi dice appunto che
tutta l'energia, tutto quello che, tra virgolette, diciamo, ho ottenuto nella vita, il successo nel vecchio lavoro, nella laurea, insomma, in tutto era dovuto alla fortissima rabbia che io provavo dentro. E infatti avevo fatto anche un video sul fatto che la rabbia per me era veramente un carburante, e lì ne ho avuto proprio la prova, perché cioè io ho questa energia e riesco a tirarla fuori solo quando sono incazzata. E qui ancora sono rimasta col punto di domanda, perché mi chiedo, non posso provare sempre rabbia per poter smuovere mari e monti, devo trovare una maniera un po' più sana, perché appunto la rabbia, sì, è giusto provarla, ma non ai miei livelli. Detto ciò, la rabbia è rimasta, nonostante lo sforzo fisico. Però ho detto, va bene, aspettiamo un attimo prima di rispondere, di saltare a conclusioni. La cosa si è calmata, tra virgolette, ho pranzato e piano piano questa rabbia, a forza di osservarla, si è trasformata. Nascondeva un altro tipo di emozione, ovvero l'emozione della delusione, cioè dell'esserci rimasta molto male. Perché in realtà io pensavo di fare una cosa che sarebbe stata utile da entrambe le parti, sia di chi organizzava la cena, sia da chi avesse avuto un problema. Ho fatto appunto da tramite, da ponte, e poi ritrovarmi con una persona che si è arrabbiata con me e io mi sono ritrovata nel mezzo mi ha portato tanto dispiacere. L'emozione non è che l'accettavo tantissimo, perché essere dispiaciuta o comunque esserci rimasta male per me è una fonte di debolezza. Significa essere vulnerabili. Non so perché ho questo tipo di reazione da una parte, appunto, nell'accettare di essere vulnerabile, mentre dall'altra di appunto provare questa sensazione di dispiacere, di delusione. Ed infatti adesso l'ho semplicemente appuntato nel mio diario, perché poi tra i vari eventi che mi succedono durante la settimana non ho avuto modo di analizzarlo meglio e non ne ho potuto parlare neanche con lo psicologo. Dall'altra parte, invece, è successa, ragazzi, una cosa che non mi sarei mai aspettata. Cioè, ancora faccio un po' fatica a realizzarla. Praticamente è successo qualche giorno fa un sogno ricco di messaggi che adesso poi vi andrò a leggere. Io ricordo soltanto che c'era davanti a me un foglio di carta antica, diciamo un po' delle stampe dei libri più vecchi, e sopra questo foglio c'era, sopra anzi questa pagina di un libro, c'era la dicitura 38 punto e un ideogramma. Adesso io ho realizzato l'immagine con l'intelligenza artificiale, perché l'ideogramma, sentendo mia cognata che è stata 10 anni in Cina e quindi sa il cinese esattamente come io so l'italiano, mi ha detto che questo ideogramma non esiste. Ora io ve lo mostro perché magari voi potete aiutarmi a capire che cosa può essere. Ora, io ho trovato alcune risposte che adesso vi leggerò, però se voi ci ritrovate qualsiasi cosa, vi prego, mettetela nei commenti, perché così insieme riusciamo a capire qual è il messaggio di Anima. Perché io sono sicurissima, quando mi sono svegliata, perché mi ha svegliato il gatto alle 4:30 di notte mentre facevo questo sogno, perché aveva fame, poretto, e ricordo solo questo, ma sono sicurissima di essermi svegliata con la sensazione che quello fosse un messaggio specifico da parte di Anima. Tant'è che questo ideogramma, lì per lì, a risveglio, pensavo fosse un esagramma. Non so se voi avete mai sentito parlare dei I Ching. I Ching sono uno strumento di divinazione utilizzato nella Cina tradizionale, che anche Jung ha utilizzato tantissime volte e che sinceramente non posso negare che è veramente utile come sistema. Ovviamente, come tutti i sistemi di divinazione, come i tarocchi, il pendolo, non hanno riscontro scientifico, però io posso dire che nella stragrande maggioranza in cui io
ho interpellato l'oracolo dei Ching, ci hanno preso. Ora, non so se voi li conoscete, se non li conoscete e volete approfondire, sempre scrivetemelo nei commenti perché farò un video a parte sulla spiegazione e la modalità di utilizzo dei Ching e la loro storia. E praticamente pensavo che questo ideogramma in realtà fosse appunto un esagramma dei Ching. Però allo stesso tempo, cioè, perché è stato veramente assurdo. Un po' questi tipi di ragionamenti che vi sto raccontando, chiamiamoli ragionamenti, anzi pensieri, li facevo nel sogno mentre guardavo l'ideogramma. Allo stesso tempo, però, dato che il gatto mi ha svegliato alle 4:30, non capisco se io poi l'ho fatto con la mente lucida. Vi dico soltanto che mi sono addormentata sul tavolo per la stanchezza immensa. Da una parte il pensiero è stato, va bene, c'è il numero 38, quindi potrebbe essere l'esagramma 38 degli Ching, oppure potrebbe essere 38 un numero angelico. Ed infine l'altro pensiero che mi è venuto in mente è stato quello di prendere in considerazione anche il libro del Tao, quello di Lao Tse Tung. Non so se l'ho detto bene perché mi intrigo. Ed effettivamente c'è il capitolo 38. Non solo, al suo interno sono stati dipinti con il pennello classico della scrittura cinese questo ideogramma, ce n'è uno simile ma non è proprio quello perché, come vi ho detto prima, mia cognata mi ha detto che non esiste. Però voi commentate se qualora vi dovesse venire qualsiasi cosa in mente nel vederlo. Quindi adesso voglio infatti andarvi a leggere i significati che al momento io ho riscontrato e che effettivamente non posso non dare per scontati, cioè parlano proprio e prettamente di questo percorso che io ho intrapreso proprio con la docuserie. Quindi nulla accade per caso, come vi dico sempre. Allora, partendo sempre comunque dal numero 38, ho trovato gli altri significati nel libro dei Ching e nel libro del Tao. Quindi iniziamo con il significato del I Ching. L'esagramma 38 dell'I Ching è l'opposizione, la divergenza. Rappresenta la polarità. Visivamente descrive il fuoco che sale e il lago che scende, due forze opposte che si allontanano. Rappresenta la diversità, la tensione tra gli opposti, l'incomprensione e il sentirsi diversi dall'ambiente circostante. Li Ching insegna che l'opposizione non va vissuta come un blocco, ma come una tensione creativa. È proprio grazie alla diversità che si definisce l'individualità. Due opposti che non si fondono possono comunque cooperare per creare qualcosa di unico, come il polo positivo e il polo negativo che generano l'elettricità. Questo perché è molto importante per quanto mi riguarda, perché io in questo momento di trasformazione per cui io ho iniziato a fare questo lavoro in un determinato modo fino a che non è sfociato nella docuserie. La mia contrapposizione è il trovarmi in un contesto come può essere appunto YouTube o TikTok, per cui ci sono tantissimi video che seguono un determinato canone, una determinata impostazione e che per me, nonostante io li abbia seguiti perché anche con il burnout e con il lavoro che facevo prima, mi sembrava la strada più giusta, più logica per poter arrivare a più persone. Il fatto è che a un certo punto questa cosa insieme a tutto il resto si è sgretolata perché appunto io non riesco ad essere come loro, io non riesco a fare titoli a chiappa like, non riesco ad essere come tutti gli altri video. Il mio tipo di narrazione, il mio tipo di video è completamente lontano da questo mondo. E quindi c'è questa contrapposizione dentro di me, ovvero da una parte cercare di imitare chi ci è riuscito e dall'altra la spinta a non perdere la mia autenticità. L'altro è il capitolo 38 del Tao Te Ching, la vera virtù, l'autenticità, quindi si collegavano anche le due cose. Il testo di Lao Tse Tung risponde esattamente alla sfida sollevata dall'esagramma 38. Come si vive l'opposizione senza farsi distruggere o senza conformarsi forzatamente?
Il capitolo traccia la decadenza dello spirito umano, quando si perde la via, ovvero il Tao. Si scivola verso la virtù artificiale, poi verso la giustizia formale e infine verso l'etichetta. Il conformismo che Lao Tse-tung definisce il principio del disordine. Lao Tse-tung dice che il grande adulto si attiene al solido e non si ferma al sottile, si attiene al frutto e non al fiore. Per superare la tensione dell'opposizione e delle diversità, scusate, dell'esagramma 38, non devi sforzarti di compiacere gli altri o di seguire le apparenze. Devi rimanere salda nella tua verità interiore, solida e autentica, agendo senza secondi fini. Quindi poi quando ho letto anche questo ho detto è la strada giusta. Aver scelto di fare una docuserie di quello che mi succede settimanalmente, di come lo affronto, perché comunque quando faccio questi video si tratta di una narrazione che non è uguale ai vlog che troviamo di solito, perché quelle sono scene di vita esterna, mentre io ho deciso di fare una docuserie su quello che è la mia vita interiore. Perciò sono rimasta un po' sempre first reaction shock, perché proprio per me è stato per questo, cioè a maggior ragione quando ho letto tutto ciò ho capito che era un messaggio di anima. Detto ciò, passiamo all'ultimo significato, proprio quello dell'ideogramma, che vi mostro perché comunque è leggermente differente da quello che ho sognato. Il significato fondamentale dell'ideogramma Cheng è mostrare, esporre, presentare o manifestare chiaramente. Strutturalmente è composto da due parti. La parte superiore, Kou, credo si dica, la bocca, rappresenta il contenitore o l'apertura da cui esce la voce, la parola e l'espressione. La parte inferiore, Ren, penso si dica, l'asse, la persona eretta, rappresenta un pilastro o una persona in piedi su una linea di terra che fa da asse verticale solido. In sintesi, rappresenta l'atto di far emergere e portare alla luce qualcosa che risiede all'interno, offrendolo apertamente alla vista o alla comprensione degli altri. E io penso che sia proprio la narrazione completa e totale della docuserie. E quando ho letto il significato ho detto questa è la strada più giusta. Questo è quello che è successo questa settimana. Ovviamente vi terrò sempre aggiornati sulla questione rabbia. Se troverò altri significati del sogno, vi aspetto come sempre ogni lunedì.